Come si trasforma uno scatto diurno e piatto in un'atmosfera fantasy, intima e misteriosa? Oggi vediamo come piegare la luce alla nostra visione creativa. Non parliamo di semplici filtri, ma di come stravolgere completamente la luce di una fotografia per piegarla alla nostra visione creativa. Mi sono trovato un po' per caso in questo posto, tornando da una cascata, e ho capito subito che c'era qualcosa di magico in questo angolo di bosco. La luce sul posto era bella perché morbida, ma una volta importato il file RAW tutto risultava piatto, impatto zero, mancava profondità, mancava carattere. L'idea quindi è quella di creare qualcosa di magico che assomigli alle sensazioni che ho provato esattamente al momento dello scatto, cioè creare un'atmosfera fantasy, misteriosa, magari anche un po' dark. Ci riuscirò? Vabbè, lo scopriremo nel tutorial di oggi. Prima di entrare nel vivo però del tutorial di oggi ho una novità pazzesca per voi. Sono finalmente uscite le nuove TK9 versione 4 di Tony Kuiper. Per l'occasione fino al 30 di giugno tutto lo store di Tony è in forte sconto, ma c'è di più. Utilizzando il mio codice Nico15 avrete un ulteriore 25% di sconto su tutti i tutorial e plugin dello store di Tony. Parliamo ovviamente anche delle incredibili TK9 versione 4, ma lo sconto vale anche sui plugin venduti in bundle per la conversione del bianco e nero, come ad esempio il TK Magic Mixer, il TK Grayscale, strumenti devastanti per la gestione del tono. Trovate tutti i link qui sotto in descrizione e utilizzando il mio codice non solo risparmiate un sacco di soldi, ma aiutate direttamente il mio progetto di divulgazione qui su YouTube, permettendomi di continuare a portarvi questi contenuti. Quindi vi ringrazio in anticipo. Ma adesso, come al solito, bando le ciance, entriamo nel vivo della post produzione e iniziamo a dar forma alla nostra visione. Ok, come al solito partiamo da Lightroom. Le modifiche che vado a fare riguardano soprattutto l'andare un po' a omogenizzare i vari colori, cioè questo verde con il rossiccio del terreno che voglio un po' eliminare. Come prima cosa però vado nei dettagli, do un denoise AI perché la foto è stata scattata a ISO 1000, quindi andiamo a eliminare completamente il rumore. Fatto questo porto lo sharpening a 0 e mi porto sul pannello base. Qui recupero sicuramente le alte luci, specialmente per questa zona qui. Poi aumentiamo un pochettino il contrasto, quindi diminuisco un po' le ombre e anche i neri. Ok, questo è il prima e questo è il dopo. E metto un po' di texture, visto che ho tolto completamente il dettaglio dalla nostra immagine. Magari posso anche abbassare un po' la saturazione. E già abbiamo eliminato abbastanza di questo colore, di questa dominante, soprattutto nel terreno, ma quello che andiamo a fare adesso è sicuramente la correzione dell'aberrazione cromatica, la correzione dell'obiettivo. La parte importante adesso è quella del color grading. Parto dalle luci e mi porto con una tinta intorno a 136, 35, ok, perché portando sulla saturazione, come vedi, elimino questa sorta di dominante. Per quanto riguarda poi le ombre le porto più o meno in questa zona qui e anche qui aumento un po' la saturazione, e questo è il prima e il dopo. Ma è bello lavorare anche un pochettino con il blending, qui più o meno qualcosa di questo genere, e direi di abbassare un pochettino il balance. Perfetto, questo è il prima e questo è il dopo. I colori sono molto più omogenei. Fatto questo, questo è il prima e il dopo. La foto a sinistra è quella originale e quella di destra invece è quella che abbiamo appena modificato, e come puoi vedere abbiamo sicuramente tolto la parte diciamo più fastidiosa, quella di quel rossiccio del terreno. Abbiamo omogeneizzato il colore un po' verso il verde di tutto il bosco. A questo punto non ci resta che fare tasto destro, Edit in Adobe Photoshop 2026. In Photoshop come prima cosa vado a eliminare questo disturbo, quindi per farlo non faccio altro che cliccare su questo bottone che mi crea un strumento di rimuovi disturbo con intelligenza artificiale e siamo a posto. Quello che vado a fare adesso è un'operazione un po' particolare, perché entro in Adobe Camera Raw. In Adobe Camera Raw vado a diminuire l'esposizione generale di abbastanza, potrebbe essere una cosa di questo genere, quindi
un meno 1,30, però sicuramente devo aprire un pochettino le ombre e anche i neri per evitare che si chiudano troppo. Fatto questo, ok, ritorniamo in Photoshop e qui ci metto una maschera nera, entro nelle maschere di luminosità e con la maschera 1 attivata clicco su questo bottone che mi crea una selezione della nostra maschera, una maschera bianca al posto della maschera nera e mi attivo un pennello nero. A questo punto, con un flusso supponiamo del 40%, quello che vado a fare è liberare questa parte, vado praticamente a riprendermi questa parte della nostra immagine, magari liberando queste zone, e questo è il prima e il dopo, e abbiamo già un'immagine con un carattere diverso, però si sono chiusi troppo i tronchi della nostra immagine, quindi apro ancora una volta le maschere di luminosità e mi scelgo per esempio una dark 3. Posso modificarla command click su auto perché io preferisco farlo sempre con le curve, ma è semplicemente una scelta personale. Ecco, una cosa del genere. Attivo la selezione, mi prendo un pennello nero ovviamente, perché sempre con un flusso al 40% mi libero un po' della parte scura nei tronchi e la nostra maschera libera le parti della luce che mi interessa, quindi soprattutto la parte dietro, questa parte vicino alle radici e un po' sulle foglie. Ok, via la nostra selezione e proseguiamo. Quello che vorrei fare adesso è andare a migliorare un po' la tridimensionalità delle radici, per esempio, e per farlo non faccio altro che creare un pennello in scolora. Qui vado a prendermi una maschera di luminosità che lavora sulle luci, e quindi potrebbe essere per esempio luci 1, luci 2, sì, command click sempre su questo pulsante per avere la modifica attraverso la curva. Perfetto, a questo punto clic su questo tasto che mi mantiene la maschera nera, mi attiva la maschera di luminosità che abbiamo appena creato e mi seleziona anche un pennello bianco. A questo punto con un flusso per esempio al 30%, e potrei fare una cosa di questo genere. Questa cosa va fatta sicuramente con calma. Magari in questa sessione velocizzo un po' il video così vediamo solamente il risultato finale. Ho preferito fermare un attimo il video per prendermi tutto il tempo necessario e questo è il prima e il dopo. Prima e dopo. Posso diminuire leggermente l'opacità di questo livello utilizzando il TK Opacity Plus, un plugin assolutamente gratuito che potete scaricare nello store di Tony Kuiper. Posso migliorare un pochettino questa radice e direi che ci siamo. A questo punto quello che voglio fare però è migliorare la tridimensionalità dei tronchi. Per farlo, via la nostra selezione, mi prendo il TK Selection Brush, ancora una volta un plugin assolutamente bellissimo per quanto mi riguarda, che mi permette di andare a selezionare i vari tronchi. Anche questo è un plugin assolutamente gratuito che vi consiglio di andare a scaricare e a utilizzare. Se volete potete anche vedere un mio video dedicato, vi linko il video qui in descrizione. Ok, in questo modo posso tranquillamente andare a prendere la selezione dei vari tronchi, non faccio altro che prendermi questo strumento e come vedi fare una semplice selezione del tronco stesso. Io direi che mi basta un altro tronco per questa demo e va assolutamente bene. Questa selezione la vado ovviamente a memorizzare, quindi clic su questo bottone e do il nome e gli do ok. Perfetto, via la nostra selezione ancora una volta. Stavolta entro nei miei canali, seleziono i miei tronchi. Attraverso il calcolatore faccio un'interpolazione con una maschera di luminosità che potrebbe essere luci 1, luci 2, no, luci 1 va bene, anche questa volta la vado a modificare, stavolta con i valori tonali per esempio, e direi che così va bene, gli do uguale. Ecco qual è diventata la nostra maschera. Adesso questo gli do come output un livello di dodge, in questo caso un livello dodge trasparente, quello che generalmente utilizzo io, ma non c'è ovviamente nessun problema. Prendo un pennello bianco per semplicità, magari un flusso del 30%, anche in questo caso sto usando un altro plugin assolutamente gratuito, utilissimo,
sempre dallo store di Tony Kuiper, e faccio clic e tengo premuto il tasto Shift. In questo modo ho creato questa tridimensionalità. La luce viene dall'alto verso il basso in questa direzione. Mi prendo adesso questo tronco, anche qui con Shift premuto, direi che va benissimo. Vado su quest'altro tronco. Questo è stato troppo come intervento, quindi vado su Edit per esempio e clicco su Fade Brush Tool o Shift Command F, e qui posso diminuire l'ultimo intervento. Questo è veramente una funzione molto utile. Poi ritorno qui, Shift click, magari un'altra volta in questa direzione e infine su quest'altro tronco. Perfetto. E questo è il prima e il dopo, prima e dopo. Via la selezione. Entriamo adesso in una parte più creativa del nostro editing. Per fare questo creo un livello burn, sempre trasparente per quanto mi riguarda. Mi prendo un pennello al 10% nero e faccio un disegno di questo genere. Vado cioè a chiudere un po' questa zona, così. Entro in Edit Blend If e qui provo a selezionare per esempio i medi 1, medi 2, medi 3, forse medi 3 è quello che mi piace di più. Attraverso questo tasto vedo dove sta lavorando la mia regolazione. In questo modo il prima e il dopo la regolazione con i medi di Edit Blend If, e questo è il nostro intervento prima e dopo. Chiudo questa finestra e sto facendo questo per creare un flusso visivo, ma la magia avviene attraverso una maschera di profondità. Quindi clic su questa freccia, si crea questa maschera e qui voglio creare una maschera di profondità che lavori soprattutto in questa zona. Quindi vado a chiudere il near, che è la parte cioè vicina, e in questo modo direi che così va bene. Posso creare una maschera che adesso posso mandare ad un livello di brightness and contrast, cioè luminosità e contrasto. Alzo la luminosità, aumento anche il contrasto, e questo è il prima e questo è il dopo, prima e dopo. Creo un'altra maschera di profondità. Questa volta però voglio lavorare su questa zona qui in basso sotto i tronchi, quindi per fare questo mi porto il depth zone in questa zona qua, direi che così va bene. Poi chiudo la parte bassa, chiudo la parte più lontana, direi che così potrebbe andare bene. Però mi prendo un pennello nero, flusso al 50% ed elimino questo tronco e sicuramente anche quest'altro tronco, perché non voglio che l'intervento avvenga in quella zona. Direi così va bene. Mando sempre su un livello luminosità e contrasto, e adesso alzando la luminosità e ancora una volta un po' che il contrasto, creo proprio una linea di luce in questa parte qui. In questo modo ho creato questo effetto prima e dopo, e magari questo è il prima e dopo globale delle due maschere di profondità. Potrei questo livello abbassare un po' l'opacità in questo modo. Perfetto. Mi piace pensare a un'atmosfera ancora più drammatica. Per fare questo apro un livello di esposizione e abbasso l'esposizione di abbastanza, direi qualcosa di questo genere, così. Ancora una volta metto una maschera nera, ancora una volta mi prendo una maschera di luminosità luci 1 e ancora una volta sul bottone che mi dà la maschera bianca col pennello nero, un flusso del 30-40% e libero, come ho fatto prima, un po' questa parte qui delle foglie, magari comunque creo un flusso sostanzialmente in questa zona. Bene, magari abbassiamo un po' l'opacità, e questo è il prima e il dopo, prima e dopo. Quindi via la nostra selezione, andiamo verso la fine, la rifinitura della nostra immagine. Vado all'interno del workflow extra, mi prendo il Norton di Nick Page, che mi piace veramente tanto, però faccio alcune modifiche. Per esempio non voglio che l'esposizione diventi questa, ce la voglio abbassare un po', e soprattutto per quanto riguarda la temperatura non voglio scaldare l'immagine, al contrario la voglio portare un po' verso la dominante del verde, che era quello che mi interessava, perché mi piace questa atmosfera diciamo così molto molto fantasy. Magari aumentiamo un po' l'opacità
e questo sicuramente mi piace. Chiudo questa finestra. A questo punto vorrei dare un po' di dettaglio in alcune parti dell'immagine. Per fare questo entro nelle TK Action e mi prendo questo Enhance Detail, però con il tasto Shift premuto, novità ancora una volta delle TK9 versione 4. In questo modo si apre l'High-Pass Filter, però diminuisco il valore del raggio perché mi interessa lavorare sui valori fini, quindi intorno al 5.2 va bene. Come vedi automaticamente si crea una maschera nera, però ho già un pennello bianco attivato, quindi non faccio altro che con il flusso al 40% per esempio passare sopra foglie, tronchi, sopra quegli elementi che per me hanno un valore dal punto di vista proprio di texture. Per esempio le radici sono importantissime. Probabilmente con YouTube non vedrai la differenza, molto poco, prima e dopo, però questo è stata veramente un'operazione interessante. Una cosa che però vorrei fare è quella di andarmi a prendere un livello di colore e vividezza, perché vorrei un pochettino abbassare, per dare un po' il senso del dark mood, abbassare un po' la saturazione, e quindi questo è il prima e il dopo, direi proprio di sì. Ultimissimo passaggio, andiamo a vedere se ci sono zone bruciate o luci o ombre, quindi clic sul live clipping. Vedo che c'è qualcosina che è chiuso troppo, quindi ancora una volta clic, ma col tasto Shift premuto si crea questa curva che posso modificare in questo modo e adesso non c'è più nessun clipping. Riclicco in questo punto e ho eliminato il nostro live clipping. Ok, siamo arrivati alla fine del nostro editing. Andiamo a vedere il prima e il dopo. Ed ecco il nostro risultato finale. A sinistra abbiamo ovviamente la nostra immagine originale in formato RAW, a destra la trasformazione durante il nostro editing. Abbiamo creato un'immagine con una presenza, un'atmosfera completamente diversa. E anche oggi siamo arrivati alla fine. Come avete visto, la fotografia non è mai solo la cattura di una realtà statica, ma è anche interpretazione. Quello che abbiamo fatto oggi è stato quello di dare una forma visibile a quella sensazione di magia che ho provato in quell'angolo di bosco. E quando avete un'idea, o meglio una visione chiara, gli strumenti non devono diventare un ostacolo, ma un ponte. E le nuove TK9 versione 4 in questo sono imbattibili, diventano il mezzo ideale per raggiungere i risultati che avete in testa con una precisione chirurgica e in tempi record. Spero che questo viaggio nel bosco delle fate vi sia piaciuto e soprattutto vi sia stato utile. Se è così, iscrivetevi al canale, fatemi sapere come al solito nei commenti cosa ne pensate di questo sviluppo o se avete dei dubbi tecnici. Grazie per essere rimasti con me, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!